Altre 5 leggende sul sestiere di San Marco. Benvenuti in questo nuovo video in cui vi racconterò altre 5 belle leggende nel sestiere di San Marco. Ma diversamente dal precedente video, che vi linko in alto a destra, in cui restavamo solo nelle vicinanze della piazza, dopo una leggenda sui banchetti delle carceri poste dopo il Ponte dei Sospiri, passeremo per un traghetto particolare ai piedi del Ponte di Rialto, per poi andare alla colonna di Palazzo Loredan con Biagio il pescatore, per dirigersi poi a Sant'Angelo e Santo Stefano, i banchetti nelle carceri del Palazzo Ducale. Il Sanudo parla di un fatto degno di nota che era accaduto nelle carceri del Palazzo Ducale la mattina del 10 agosto 1514. Zoane Ferman, scrivano delle scadenze ufficio che liquidava i debiti scaduti verso lo Stato, aveva commesso delle grosse truffe a danno del governo. Mandato a casa i fanti del Consiglio, non fu trovato, ma, spiccato bando a Rialto e a San Marco dagli avvocatori del Comune di presentarsi entro 3 giorni, la mattina alle 26 luglio si presentò per andare in prigione. Era allora capitano delle prigioni Giovanni Battocchio, il quale, allettato dal denaro del Ferman, lo lasciava uscire di notte e menar femmine dentro le prison e con i prigionieri banchettando tutti insieme allegramente. La cosa durò per parecchi giorni finché, giunta alle orecchie della signoria, fu dato incarico a messer grande Marco Zambotto di sorvegliare attentamente le porte del palazzo e arrestare qualunque individuo che intentasse di uscire durante la notte. Alla mattina del 10 agosto erano rinchiusi nella saletta dei 10 4 persone: messer Zoane Ferman, il capitano Batacchio e le 2 meretrici, Agostina da Murano e Agnese la Bella. Fatto il processo nello stesso giorno della quarantia criminale, le 2 meretrici furono condannate a 20 scudisciate nel cortile del Palazzo Ducale e il capitano Giovanni Battocchio bandito 5 anni a Candia. Zoan Ferman fu assolto nell'affare delle prigioni, ma lo raggiunse poco dopo la severità del Consiglio dei 10, che fece seguire il processo e fu condannato a 3 anni di carcere, 7 di bando ed una multa di 6.000 ducati. Quelle signore in giallo del castelletto di San Matteo a Rialto. Un decreto del Consiglio dei 10 del 1490 ordinava che le meretrici e ruffiani che siano in questa città debbano portare degli abiti color giallo, così possono essere riconosciuti da tutti. Per la dimora poi, fin dal 1360, erano state confinate in un gruppo di case in parrocchia San Matteo a Rialto, chiamato il Castelletto, e là si rinchiudevano ogni sera alla terza campana di San Marco, sotto la sorveglianza dei birri, ma quelle signore si ribellavano sempre alla fissa dimora. La Serenissima sovente faceva qualche rastrellamento e la gialla comitiva veniva raccolta nella cala del Fonte dei Tedeschi e dal vicino traghetto che per tale frequente passaggio fu chiamato dal popolo in senso osceno traghetto del Buso o anche traghetto dei Ruffiani, per indicare i barcaroli che si prestavano a traghettare le allegre fanciulle. Il ritratto di Biagio il pescatore inciso su una colonna di Palazzo Loredan. Sulle colonne nell'atrio di Palazzo Loredan sono incisi diversi ritratti di uomini a mezzo busto e una figura intera con una pipa in bocca, apparentemente senza braccia. Su questa figura, identificata come non meglio Biagio il pescatore, è sorta una leggenda. Se ne stava Biagio a fumare la sua pipa davanti a Palazzo Loredan, quando successe una cosa straordinaria. Mentre passava davanti a lui una gondola sulle Cala Grande, le acque si aprirono e la barca rimase come sospesa nel vuoto. 2 enormi braccia nere avvolsero la gondola e un'enorme testa da diavolo con 2 corni sbucò fuori dall'acqua. Biagio si accorse che nella gondola c'erano 2 bambine. Aprì le braccia urlando al diavolo di lasciarle andare. Il diavolo rispose che le avrebbe lasciate solo se lui fosse stato in grado di abbracciare tutto il mondo.
Allora, come per incanto, ma sicuramente per beneficio del Signore, le braccia di Biagio si staccarono e volarono in aria per abbracciare tutto il mondo. Solo allora il diavolo lasciò le bambine e scomparve tra le acque del canale. Il Codega Marcon de San Zanipolo. Codega probabilmente viene dal greco odegos, guida, ed era una delle figure caratteristiche del Settecento veneziano. Assai noto era il Codega de San Zanipolo, che si chiamava Marcon perché alto, grosso e fortissimo, e sempre compagno di Giacomo Casanova e dei suoi amici nelle loro furfanterie notturne. Era il periodo in cui l'avventuriero, appena ventenne, dopo aver fatto il prete, il soldato e il dottore, passava la vita tra il gioco e la baldoria, seguito di notte dal fedele Codega, che divideva con lui il bagordo e qualche zecchino. Il 15 gennaio 1745 i vagabondi notturni, passando per Campo Sant'Angelo, adocchiarono la tavola di marmo che sopra qualche colonna stava allora nel mezzo del campo. Alla comitiva dei mascalzoni sorse un'idea: gettare la tavola nel vicino canale. Ci riuscirono grazie all'aiuto del grosso Marcon e appena il tonfo sconvolse l'acqua comparsero i birri. Fu subito la fuga e il Codega dimenticò sul campo il fanale. Gli avvogatori, con l'aiuto del fanale, scopersero il Marcon, che però era già fuggito. Gli altri rimasero ignoti. Paolo da Campo, santo o traditore? Alla fine del 1490 il capitano di due galere, Tommaso Zeno, trovandosi nell'Adriatico, incontrò nelle acque di Ragusa il feroce corsaro Paolo da Campo di Catania. Il corsaro tentò di fuggire, ma lo Zeno gli tagliò la strada e dopo una breve lotta fu fatto prigioniero e fu condotto a Venezia, dove fu condannato a perpetuo confine nella stessa capitale della Repubblica. Qui a Venezia il da Campo, da corsaro feroce, divenne santo eremita e dedicato alle pratiche religiose. Per la sua dimora scelse il cimitero di Santo Stefano, che stava nell'attuale Campiello Novo. Tutti andavano, specialmente le donne, a vedere l'eremita e gli regalavano 2 spicci per comprarsi il pane e qualche frutto. Paolo da Campo ebbe anche fama di predire il futuro e dare consigli amorosi. Io ci sono stato di giorno, ma alcuni dicono che se ci passate di notte in alcuni giorni d'inverno potrete scorgere una figura di un vecchio che chiede l'elemosina in cambio di predizioni future o filtri amorosi. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanella e dare un like se vi è piaciuto il video. In più, sulla descrizione ci sono dei link di Amazon che, se vi accederete per comprare qualsiasi cosa voi vogliate, io prenderò una piccola percentuale. In più, se volete offrirmi un caffè o qualcosa per il canale, c'è anche il mio link di PayPal. Vi ringrazio in anticipo. Iscriviti! 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 Iscriviti!